Benvenute e benvenuti a Buriasco, un paese di quasi 1400 abitanti nella città metropolitana di Torino. Siamo a pochi chilometri da Pinerolo. Tra gli edifici storici di questa vivace comunità troviamo il rinomato Castello Trecentesco, di nuovo noto per alcuni fatti di cronaca recente. La porta storica, risalente al XVII secolo, che ha segnato il confine tra Buriasco Superiore, soggetta alla Casata di Francia, e Buriasco Inferiore, soggetta a Casa Savoia. La chiesa della Confraternita della Santa Croce, in piazza Generale Gonnet. La chiesa di San Michele Arcangelo, qui alle mie spalle, in piazza Roma. E indubbiamente il mulino, che visiteremo oggi. Venite con me! Eccoci arrivati. Il mulino di Buriasco si trova lungo una bealera che porta l'acqua alle campagne circostanti al castello. A monte il flusso d'acqua è garantito dalla ficca, un impianto idraulico di deviazione delle acque. Alla ficca vengono convogliate le acque del torrente Lemina e tramite una presa all'altezza di Pinerolo le acque del Chisone. Possiamo dire che il mulino si trova in una zona periferica rispetto al centro, a metà strada tra la ficca e il castello. Eccoci all'esterno dell'opificio. Il funzionamento di questo mulino è tipico per quelli situati in una zona pianeggiante con un salto d'acqua di medie dimensioni. Il flusso di acqua colpisce la ruota esterna sul lato, generando una rotazione. Il movimento rotatorio viene portato all'interno dell'edificio tramite una ruota dentata. Un asse orizzontale moltiplica i giri, mentre una coppia di ingranaggi conica trasla il movimento in verticale alle macine. Nel palmento è dove effettivamente avviene la macinazione. Ma ora ascoltiamo le parole di Pinotu, l'ultimo mugnaio di Buriasco. Butta il materiale insieme e quando che il materiale sta per cessare dalla suta lavorando, allora il giochino va giù da cazzone, allora si vede che il prodotto è quasi finito. E allora torna a ripiese o scaria o una cosa o l'auto, veramente ferma e vai. Ma il ciuchin come funziona? Cosa è bella sindrinta che... Il giochino lo fai bene sì. Vai. Allora con il materiale, allora lo tengo su. Allora quando va giù, allora in girando lo faccio, né? Delle due macine, quella sopra viene posta in rotazione tramite il movimento degli ingranaggi. Quella inferiore, chiamata macina morta, rimane ferma. Il cereale viene macinato tramite la rotazione della macina superiore. Essa è resa grezza da delle scanalature sulla superficie. Il prodotto finale scorre nel palmento e viene stoccato nell'arca. Da qui verrà poi messo nei sacchi. Ed eccoci arrivati al piano superiore. Sotto tutta questa polvere abbiamo ciò che rimane del complesso sistema di macinazione a cilindri.
Con l'industrializzazione del settore, infatti, i mulini a palmenti sono stati gradualmente sostituiti dai mulini a cilindri. Il Plansichter, detto anche Plansister, si presenta come una grossa scatola chiusa sospesa dall'alto. L'interno è composto da un sistema di setacci sovrapposti. I più alti hanno una maglia più larga. Man mano che si va verso il basso, la maglia si restringe. Iran a metà paraia siasa, sa, con 50 o 60 giri alla minuta, fa tutte le siasade, parai. E poi allora va giù, ogni parte sopposto, insomma che la crusca vende da una parte, la cruschella vende dall'altra, la farina vende dall'altra e fa. Questo grande sistema di setacciatura era collegato a dei macinatoi, detti a cilindri, che si trovavano al piano inferiore. Questi macinavano la farina e la inviavano di nuovo al Plansister. Purtroppo però questi piccoli macinatoi a cilindri non sono più conservati qui. La storia del mulino di Buriasco inizia con una data ben precisa, 24 agosto 1348. Il primo documento sulla storia del mulino risale infatti a quando la comunità di Buriasco stilò una convenzione con il feudatario Giacomo de Giglio. Venne realizzato un beale che prendesse l'acqua dal Chisone e che garantisse un continuo approvvigionamento per l'irrigazione della campagna. Su questo si costruirono un batticanapa e un mulino. La storia del nostro mulino si fa colorita di qualche episodio peculiare nel corso della storia. Tra il settembre e l'ottobre 1590, la comunità di Buriasco conduce una causa civile contro i mugnai di allora, tali Matteo Guglielmino Brunetto e Francesco Forchietto. Questi due sono infatti accusati di tenere mal ordinati i mulini e di trascurare la pulizia del canale. La pulizia della Bealera non doveva essere trascurata. In questo caso, infatti, la sua mancata sistemazione causò il cedimento della ficca, la struttura di deviazione delle acque a monte del nostro mulino. Una tragedia per tutti, mugnai e contadini. A fine Cinquecento il Pinerolese viene messo a ferro e fuoco dalle truppe francesi comandate dal maresciallo de Lesdiguières. Anche il mulino e il castello di Buriasco vengono danneggiati. A conclusione dello scontro, la stessa città di Pinerolo supporterà le spese per riparare e restaurare sia il castello che il mulino. Cosa si macinava nel mulino? Quali farine si producevano nel nostro mulino? Forse nell'archivio comunale possiamo trovare una risposta. Vedi, queste sono delle ricevute di pagamento risalenti agli anni 1701 e 1702. Probabilmente al momento della consegna del macinato, dopo aver finito il lavoro, il mugnaio divideva queste ricevute in due parti. Una parte se la teneva per sé e l'altra parte la consegnava direttamente al cliente. Ho capito. E che cosa veniva macinato all'epoca? Allora, qua vediamo innanzitutto formento, quindi diciamo frumento, segle e fave, quindi segale e fave. Abbiamo il barbariato, che è una miscela di frumento e segale. E poi marzaschi, che è una miscela anche qua di cereali e legumi, che però venivano seminati in primavera, da qui il nome marzaschi da marzo. Ok, e qual era l'unità di misura utilizzata all'epoca? All'epoca vediamo che si usavano sacchi e mine e coppi. Come valuta c'era la lira sabauda. Il nostro mulino ha riconosciuto sempre una grande produttività. Lo testimoniano gli atti di metà Ottocento, dove compare sorprendentemente che il mulino avesse ben 3 ruote. A cavallo tra 800 e 900
sono stati portati a termine numerosi lavori di modernizzazione del sito, dove infatti una targa sulla facciata ne riporta l'anno cruciale, 1901. Questa data, tuttavia, rimane ancora un mistero per noi. Le future ricerche ci aiuteranno a far luce su questi eventi. Tra gli anni 30 e 40, Pietro Alberti è stato il mugnaio di Buriasco, coadiuvato dalla famiglia. Con lo scoppio della guerra venne chiamato alle armi, mentre toccò al figlio maggiore, Francesco, badare al lavoro e alla famiglia. Nel 1942 fu quest'ultimo a partire per la guerra. L'8 settembre del 43 rientrò a casa, ma venne prelevato dai tedeschi e messo ai lavori forzati. Alla fine degli anni 40, lo zio Vagliengo Giovanni e il nipote Vagliengo Giuseppe acquistano il complesso di mulino e segheria, stabilendosi con tutta la famiglia. Da quel momento, Giuseppe sarà il mugnaio di Buriasco, con il soprannome di Pinotu. Negli anni in cui Pinotu lavorò al mulino, un evento in particolare tra gli altri segnò la famiglia e la comunità, entrando nella storia. Ce lo racconta Liliana. Era il 21 marzo 1971, una piovosa domenica mattina. La mugnaia, la moglie del mugnaio, Bertola Mariuccia, stava discorrendo con dei clienti quando si sono accorti che arrivava nel fiume un mucchio di ramaglie più consistente del solito. Si sono avvicinati, il gruppo si è avvicinato al fiume e ha notato, ha scorso nelle ramaglie il cadavere di una donna. Questo corpo non si è riuscito a fermare, è finito sotto la ruota del mulino, quindi ha fatto il salto, si è incagliato ed è stato necessario il lavoro dei vicini, volontari, tutto il giorno per ritirare fuori questo corpo. Certo, è stato un evento questo che ha coinvolto molto il paese, perché tutto quanto la comunità ha partecipato per tirar fuori e portare insomma in luce questo corpo che era sotto la ruota. A seguito della legge sulla macinazione alimentare, il mulino smise di macinare a fini alimentari negli anni 60. Continuò ad essere utilizzato per la macinazione di mangimi fino agli anni 80, quando ufficialmente l'ultimo mugnaio andò in pensione. Da alcuni anni il Mulino di Buriasco aderisce ad AIAMS, cioè Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici. AIAMS è un'associazione che da oltre 10 anni ha sede a Borgo Mantovano, è una APS, cioè un'associazione di promozione sociale non a fini di lucro, e raccoglie proprietari, gestori, appassionati, studiosi del mondo dei mulini storici. Tra gli obiettivi dell'associazione di AIAMS c'è la riscoperta e la valorizzazione in chiave turistica culturale di questo patrimonio molitorio, c'è il censimento e la catalogazione di questi edifici e la promozione e organizzazione di convegni, di mostre per approfondire questo patrimonio culturale. AIAMS ha una sezione in ogni regione italiana. La sezione piemontese si trova all'Ecomuseo del Freidano, che è ospitato nel Mulino Nuovo di Settimo Torinese, dove ci troviamo, che è stato recuperato da mulino industriale a luogo di cultura e con spazi pubblici. L'associazione piemontese riunisce intorno a sé mulini da cereali, ma anche altri opifici che sono per lo più di proprietà privata, ma abbiamo anche mulini associati di proprietà comunale e pubblica. La sezione piemontese lavora con i suoi associati per promuovere con loro ricerche storiche su questi antichi opifici, ma soprattutto con progetti di rete che li coinvolga in itinerari, mostre, attività che hanno uno spirito ecomuseale, perché si calano nel territorio in cui i mulini si trovano e che hanno un obiettivo culturale e didattico. AIAMS si propone di aiutare i suoi associati promuovendo e aiutandoli con ricerche storiche, approfondimenti archivistici e anche mettendo in rete e facendo conoscere i vari proprietari
e i gestori di questi edifici in modo tale da potersi confrontare con loro e tra di loro sul presente e sul futuro dei mulini. Il mulino aveva praticamente nella comunità una duplice valenza. Da un lato con la macinazione dei cereali forniva la farina che era la base dell'alimentazione di quel tempo e per la popolazione. Dall'altro lato aveva e forniva un reddito cospicuo ai proprietari, a chi li gestiva. Nel nostro caso erano i conti di Buriasco. Così come le vicende dei mulini, anche la storia dei mugnai riguardavano l'intera comunità. I mugnai erano persone conosciute, rispettate per il loro lavoro, ma anche persone con la valigia sempre pronta, disponibile a spostarsi dove c'erano dei mulini liberi eventualmente a seguito di cambi di gestione o di fallimenti. Le storie dei mugnai si fondono in racconti, narrazioni che partono dal passato, delle storie anche curiose. Per quanto riguarda mio padre, lui è vissuto a Villafranca Piemonte fino a quando si è sposato. Dopo, con la famiglia, si è trasferito al mulino di Scalenghe, dove ha lavorato per alcuni anni, per poi trasferirsi in modo definitivo a Buriasco, dove è rimasto appunto l'ultimo mugnaio. Era conosciuto da tutti per il suo lavoro, ma anche proprio per le sue caratteristiche, no? Di personalità. Una personalità pacata, accondiscendente, e veniva così conosciuto da tutti quanti. Capita spesso che gente del paese, degli anziani, ricordino di lui, rammentano quando faceva la gira per le campagne buriaschesi. Veniva riconosciuto particolarmente il carattere di mio papà, bonario, pacato e anche comunicativo nei confronti degli adulti ma anche dei bambini. Ed era proverbiale il garbo che aveva nei confronti degli animali, dei cani, che quando arrivava lo accoglievano festoso. Ricordo sembra ieri. Sono trascorsi 70 anni quando il signor Valiengo, nella stagione invernale alle 7-8 di sera, notte pesta con nebbia e strada bruttissima, arrivava nel cortile. Affaticato e infreddolito, ma si fermava volentieri a fare 2 chiacchiere e bere un bicchiere di vino in compagnia dei suoi clienti. Attualmente il mulino è fermo da quando negli anni '80 nostro nonno cessò l'attività. Ora è un ripostiglio con un po' di polvere e tanti ricordi. Ma grazie a Emanuela e all'associazione IAMS abbiamo cercato di rispolverare un po' di storia per raccontarvela. Sarebbe certamente molto bello e poetico riportare il nostro mulino ai vecchi splendori di produttività. Questo comporterebbe però certamente non poche difficoltà. Ma noi non ci arrendiamo e continuiamo a macinare idee per ripensare il nostro mulino. Se avete qualche suggerimento, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio. Un saluto da Buriasco. Non ho capito, siamo bravi perché? Il Plansichter, detto anche Plansis. Pronto? Si sente? Perché è corto ma ci sono un botto di informazioni. Maledetti! Lorenzo, non mi guardare. Ah, ok, infatti perché tu hai di cosa faccio? Ok, ma sto leggendo. Maria. Ok. Ciao Jessica. Dentro c'è qualcosa di importante? No, la polvere. Però se vuoi io mi metto. Foto sciolti.
Cosa c'è? Ok, adesso vieni qua. È calda ma non è bollente, così potete berla subito. Dai, ok, prendiamo. Anche 2 caramelline se volete. Grazie mamma, sei molto dolce. Alle paste un po' bollente. Poi Elisa, mettiti un po' di zucchero. No, basta, No. già bevuto prima. Vabbè. Grazie.